Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di parlarvi di una delle novità più grandi che il mondo dello sviluppo software abbia mai visto, ovvero PyScript. Io sono TechGeekBlog e sul mio canale troverai tutorial, consigli e molto altro sul mondo della tecnologia. In questo video andremo a vedere un po' di teoria e successivamente andremo a mettere in pratica ciò che questo framework, attualmente in alfa, ci permette di fare. Per qualsiasi cosa trovi tutti i link utili in descrizione. Partiamo dal primo punto, ovvero cos'è PyScript. PyScript è un framework sviluppato dal team di Anaconda che permette di creare siti web utilizzando codice Python direttamente nel file HTML, andando a sostituire JavaScript in modo tale da permettere agli sviluppatori che creano siti web utilizzando Python nel back-end di usarlo senza problemi anche nel front-end. È stato sviluppato da Peter Wang, attuale CEO di Anaconda, Fabio Plinger, Principal Software Architect di Anaconda, e Philip Rudiger, Staff Software Engineer di Anaconda, e tutto il resto dello staff. Per quale motivo è stato creato? L'idea del team di Anaconda è stata proprio quella di estendere la potenza del codice e delle librerie di Python anche al web, potendo utilizzare tutti i tool di data science, machine learning e non solo, direttamente nel codice HTML del nostro sito. Ciò permetterebbe anche di aiutare lo sviluppo e la condivisione del codice, dashboard e modelli con altri addetti al settore. Come funziona PyScript? Per capire come funziona PyScript bisogna immaginare il browser come una macchina virtuale, la quale eseguirà del codice WASM o WebAssembly, ovvero uno standard sviluppato dal World Wide Web Consortium che include un linguaggio di basso livello simile all'assembly utilizzato sui PC. Il WASM viene eseguito con la velocità quasi comparabile al linguaggio macchina nativo ed è anche usato come target di compilazione per altri linguaggi come C e C++. WASM si avvicina a PyScript tramite Pyodide, che non è altro che un porting di CPython su WebAssembly tramite Emscripten, che a sua volta è una delle più famose toolchain per la compilazione del WebAssembly. Pyodide si occupa anche di far coesistere Python e JavaScript, gestendo molto bene anche gli errori di entrambi i linguaggi. Ora siamo sul mio desktop e possiamo andare a provare un piccolo sito che ho creato apposta per farvi vedere molte delle funzionalità di PyScript. Innanzitutto, come facciamo ad usare PyScript? È semplicissimo, basterà utilizzare questi due tag, quindi il link stylesheet a pyscript.css e lo script apposito che potete prendere dal sito ufficiale di PyScript. Poi qui ho aggiunto Bootstrap per rendere più carino il sito. E qui vediamo già una cosa molto interessante, questo tag pyenv. Che cos'è pyenv? Non è altro che un tag dove noi possiamo andare a definire le librerie che utilizziamo, che utilizzeremo in questa pagina, e anche i paths, che sono semplicemente dei file Python che noi dobbiamo importare, per esempio questo script.py che ho creato nella stessa carta in cui si trova questo file HTML. Ora andiamo a vedere il body. Prima cosa troviamo questo tag PyScript con source script.py, che è appunto il file che abbiamo creato, quindi andiamo a richiamare quel file. Ora, chiudendo la navbar, andiamo a vedere questo div con un h1 con id titolo. È essenziale su PyScript per adesso utilizzare gli id. Come vediamo qui, sarà essenziale il tag id
per andare a prendere l'elemento corretto, scrivendo appunto element tra parentesi element id uguale l'id che abbiamo scelto, e poi per esempio qui scriviamo .write e tra parentesi hello world by, e poi ho usato un f-string mettendo la variabile nome che equivale a TechGBlog. E anche qui nel nap title andiamo ad inserire la variabile nome, quindi TechGBlog. Per esempio qui su Python version, su questo tag, andremo ad inserire la versione di Python attualmente in uso. Poi qui andiamo a stampare qual è la radice quadrata di 71, andiamo a prendere l'elemento con elementi di sqrt, quindi radice quadrata, e andiamo a scriverci sopra una f-string dove mettiamo il segno di tilde, quindi il circa, e poi andiamo a concatenare il matfloor, quindi la parte intera del numero della radice quadrata di 71. Quindi qui abbiamo usato ben due funzioni matematiche che vanno a tirarci fuori un numero. Qui per esempio siamo andati a definire un metodo che andremo poi a richiamare successivamente. Importante, ricordiamoci gli args e keyword args come parametro del metodo. E altra cosa importantissima, per ora in questa versione di PyScript ricordatevi di scrivere il codice tutto a sinistra. Qui per esempio andiamo a scrivere su questo bottone la scritta bello bottone, e stessa cosa qui su un paragrafo scriviamo inline print a caso. Poi qui, cosa molto interessante, abbiamo una lista di numeri da 1 a 10 e con un for, ciclando tutti i componenti della lista, andremo a scriverli singolarmente nella pagina HTML e vedremo che PyScript creerà una serie di righe in cui metterà tutti i numeri. Qui sotto invece, per esempio, andiamo a prendere la data odierna con la funzione daytime, e qui sotto, sempre con la funzione daytime, andiamo a prendere l'orario in cui sto appunto registrando lo schermo. Qui invece copieremo il titolo della pagina, che era quello Hello World by TechGBlog. Qui andremo a scoprire il regalo. Che cos'è il regalo? È semplicemente un testo che verrà scritto alla pressione del bottone sottostante con questo show gift che abbiamo visto prima. E qui sotto su copia titolo, cercando l'elemento con id copia titolo, andiamo ad aggiungerci il titolo, quindi il titolo della pagina, quindi quello che abbiamo scritto precedentemente nel tag h1, prendendo l'element.innerText. Qui sotto invece abbiamo un altro bottone con un paragrafo vuoto, però come possiamo vedere questo show real gift non esiste qui, e quindi qui torna il file che abbiamo creato prima, che abbiamo creato e importato, ovvero lo script.py. E qui possiamo vedere che c'è questo metodo showRealGift che va semplicemente a scrivere dentro il tag apposito, quindi il paragrafo sopra il bottone, questo testo. E invece qui facciamo una cosa molto interessante che ho dovuto cercare un po'
di inventarmi, perché ricordo che non c'è documentazione su PyScript al momento, c'è solo una repository con dei file di esempio. Qui abbiamo un input dove andiamo a scrivere del testo, con un bottone che richiama il metodo copyOnInput.p andiamo a leggere il testo che abbiamo scritto nell'input ed incollarlo nel paragrafo apposito. Qui abbiamo un trip color prodotto da Matplotlib, che è una delle librerie matematiche di Python, che sicuramente sarà molto utile. Sotto, infine, troviamo questo REPL. Che cos'è il PyREPL? Non è altro che una sorta di editor runtime di Python che ci verrà creato direttamente sulla pagina web. Ora facciamo un veloce riepilogo. Come facciamo per scrivere tramite la funzione element su un elemento della nostra pagina web? Con element, andando a prendere element id uguale l'id del nostro elemento, e poi facciamo .write e andiamo a scriverci qualcosa. Come facciamo ad accodare del testo? Con l'element inner text, e la stessa cosa si può usare per leggerlo. Poi invece, per andare a prendere il contenuto di un input, possiamo usare il value, quindi element prendendo l'element id che ci interessa e poi scrivendo vicino .value, così leggeremo il valore scritto in questo input. E ora andiamo a vedere come lanciare e vedere il nostro sito web. E per Visual Studio Code conviene utilizzare l'estensione Live Server, che ci permetterà di creare un server istantaneo per vedere effettivamente il nostro sito web sul browser. Altrimenti potevamo aprire semplicemente la pagina HTML, però non si porterebbe dietro i file .py e .css, JavaScript eccetera extra. Quindi facciamo tasto destro sulla nostra pagina, Run Live Server, e vediamo che qui c'è un caricamento runtime. Una volta caricato tutto, vediamo che c'è scritto in alto TechGeekBlog, come abbiamo messo noi, poi Hello World by TechGeekBlog, la versione di Python in uso, la parte intera della radice quadrata di 71, inline print a caso. Qui vediamo che ci ha stampato tutti i 10 numeri contenuti nella lista che abbiamo visto poco fa, e qui sotto ci scrive data e ora in cui è stato registrato questo video. Qui sotto ancora ci viene copiato il titolo della pagina HTML. Qui troviamo il bottone del regalo che scrive che figata, ma qui sotto ancora troviamo l'altro bottone che scrive quest'altro messaggio chiamando il file script.py. Più in basso troviamo questo input. Io scrivo ricordati di iscriverti al mio canale, clicchiamo il tastino copia input e verrà ricopiato il nostro input. Qui sotto c'è il trip color creato da Matplotlib, e infine troviamo questo piccolo editor che non è altro che il REPL. Qui scriviamo import sys.version, andando a fare una print di sys.version, CTRL invio, e vediamo che scendendo in basso ci verrà dato l'output. Infine veniamo alle mie conclusioni. Cosa ne penso? Se verrà sviluppato e supportato seriamente potrebbe essere un game changer per il mondo dello sviluppo software. È un framework molto interessante e molto divertente da provare, come abbiamo visto nel sito che vi ho mostrato, però ricordiamoci sempre che è ancora un alfa, quindi non va usata per progetti seri e progetti in produzione.
Al momento è compatibile con tutte le librerie supportate da Pyodide, che ci dà la possibilità di interagire anche con gli elementi del DOM. Comunque vi ricordo tutti i link in descrizione. Spero di aver creato un contenuto utile per te. Se così fosse, valuta di iscriverti al mio canale. Nelle schede trovi la playlist che ho fatto su Linux e sulle recensioni di progetti italiani veramente molto belli. Dagli un'occhiata. Ti ricordo che se il video ti è piaciuto puoi farmelo sapere tramite un like e un commento. Se ti fa piacere trovi tutti i miei social in descrizione, in cui potrai seguire le mie avventure e metterti in contatto con me. Inoltre, se vuoi supportarmi ulteriormente, puoi fare un salto sul mio canale Telegram delle offerte, in cui trovi le migliori offerte del web. Potrai accedervi tramite il link in descrizione, scannerizzando il QR code che vedi al video, oppure cercando TGB Offer su Telegram. Grazie della visione, a presto!